Ok, allora andiamo, facciamo un chilo di farina, poi voi se volete la dose la dimezzate, però ne voglio fare parecchi. Facciamo un chilo di farina, 75 grammi zucchero, poi io qui nel latte ho sciolto il lievito, ho fatto mezzo litro di latte, forse ce ne andrà una cosina in più, poi alla fine dell'impasto lo dico, e ho messo 15 grammi di lievito di birra. Poi mettiamo 100 grammi di burro, temperatura ambiente o se no in pomata, cioè leggermente riscaldato al microonde, se no anche a temperatura ambiente va bene. Io l'ho un po' scaldato al microonde. Il latte lo metteremo poco alla volta, il latte e il lievito, no? Appena assorbito metteremo l'altro. Andiamo a impastare. Vai. Inseriamo il sale quasi all'ultimo, la farina a mani dopo ovviamente, Ecco, vedete, adesso che si stacca dalle pareti, che diciamo manca pochissimo, inseriamo le gocce di cioccolato. Allora vi ripeto la ricetta. Allora, abbiamo detto un chilo di farina Manitoba, ovviamente, perché dove c'è il lievito di birra ci va la farina forte, abbiamo sempre detto nel corso, no? Quindi un chilo di farina Manitoba. Poi abbiamo messo, no, non sono 500 di latte, ma quasi 600, sui 580 grammi di latte, con 15 grammi di lievito di birra sciolto dentro, il latte è leggermente lievito, proprio leggermente. Quindi il lievito di birra sono 15 grammi. Poi abbiamo messo 75 grammi di zucchero, 15 grammi di sale, 100 grammi di burro e in ultimo 100 grammi di gocce di cioccolato. Le gocce di cioccolato vanno a piacere, chi ne vuole di più, chi ne vuole di meno. Se uno vuole tantissimo cioccolato ce ne mette anche 130-140 grammi. Ecco, l'impasto è pronto. Ecco qua il nostro impastino. Adesso questo impasto lo mettiamo a lievitare ovviamente fino a raddoppiare il volume. Lo mettiamo o coperto con pellicola a temperatura ambiente o se no sempre dentro un recipiente, dentro al forno chiuso, al forno spento. Allora, per quanto riguarda il recipiente per mettere in lievitazione gli impasti dove c'è il lievito di birra, non prendete mai i recipienti in acciaio, perché l'acciaio non fa bene al lievito. L'ideale sarebbe il vetro, vetro, plastica, io ho preso il coccio, questo qui è di coccio, può pure andare bene, perché non ce l'ho così grande, però se era di vetro era il top, no acciaio,
pellicolo e lascio a temperatura ambiente. Sfiorato sulle 3 ore. Andiamo, vedete come ha raddoppiato? Lievitato perfettamente. Allora, adesso noi andremo a fare questa torta di pangocciole che non esiste, cioè almeno io non l'ho mai vista. Mi è venuta questa idea quando ho fatto il video dei panini pangocciole, no? Li abbiamo fatti con la panna, però adesso facciamo proprio una torta pangocciole. Quindi facciamo i panini uguali come l'altra volta, quindi tutte palline della stessa misura e le andiamo a mettere in uno stampo ben imburrato. Allora, io già ne ho fatte un po', poco una distanza dall'altra, perché queste qua lieviteranno, no? Quindi farete tutti dei panini. Questa è clamorosa, se voi l'avete sentita scrivetelo sui commenti, io non l'ho mai né vista né sentita. Allora facciamo qualche altra pallina. Un po' più grande. Ecco qua, mettiamo nello stampo. E ora facciamo lievitare bene, si raddoppierà il tutto, Quindi per lievitare mettiamo nel forno spento, tutto chiuso. Io penso ci vorranno 2 ore e mezza, 3 ore, poi vi dirò almeno quanto ci hanno messo per lievitare. Ecco la torta pangocciole lievitata, vedete come ha raddoppiato. Adesso ci passiamo l'indoro, sarebbe l'uovo sbattuto con il pennello. Attenzione quando andate con il pennello, con delicatezza, altrimenti si abbassano le palline. Questa la andiamo a infornare a 170 per 20-25 minuti, dopo vi dico il tempo esatto, almeno con questo forno. Ed ecco la nostra torta pangocciole. Adesso è appena uscita dal forno e poi l'andremo a finire. Ci sono voluti 35 minuti di forno, mettetela nel piano inferiore sotto perché altrimenti non si cuoce sotto. Allora andiamo a montare la panna,
che ci servirà per farcire appunto la torta, che la farciremo con Nutella e panna. La montiamo ben solida, eh? Ci mettiamo un po' di zucchero, quindi su 500 grammi di panna, sui 50 grammi di zucchero. Adesso andiamo a farcire la nostra torta pangocciole. Allora la tagliamo a metà, qui bisogna stare molto attenti. Allora, faremo uno strato di Nutella e uno di panna, eh? Allora, andiamo a spalmare la Nutella. Poi facciamo poi possiamo farcirla come vogliamo, anche con la crema, però Nutella e panna mi sembra più indicato. Poi dal momento che l'ho inventata io, posso fare come mi pare, no? Adesso la andiamo a chiudere. Ecco qui. Allora, una spolveratina di zucchero a velo. Ecco qui la torta pangocciole. Ecco qui il taglio. Questa è di una bontà unica, ve lo garantisco, eh. Allora, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.